Ciao, un'avvertenza su questa peculiare puntata. Sullo scontro tra Mennone e le forze achee ci sono diverse versioni con differenze anche sostanziali. Per esempio, lo scontro dura un giorno oppure due, uno scudo subisce un danno oppure rimane intatto. Ho cercato di riunire le diverse fonti in una che diviene, perciò si può dire, ibrida. Trovi notizie più precise di questo taglia e cuci sui post che sono ospitati sul sito TPI. E a proposito, desidero ringraziare i mecenati che su TPI supportano questo podcast entrando anima e cuore nel progetto, Speranza e Giacomo. Grazie anche a Sara, Vanessa e Jimbo. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TPI usando il link in descrizione. Grazie. Questo che stai ascoltando è Mitologie, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 180. L'attacco di Mennone, il signore degli Etiopi. L'uccisione di Tersite ha avuto degli effetti in realtà prevedibili. Le fila achee cominciano a manifestare del malumore. Anche se codardo e approfittatore, Tersite era un servitore delle forze di Agamennone. Cosa sta succedendo? I greci, dopo tanti anni in battaglia, cominciano ad uccidersi tra loro? Le voci, passando di bocca in bocca, aumentano il malcontento ed episodi di indisciplina con sciocchi tafferugli cominciano ad accadere nell'accampamento. Achille poi, che ha tolto la vita a Tersite in un momento d'ira, teme l'attacco delle Erinni per la sua improvvida azione. Non c'è alternativa se non effettuare un viaggio verso un luogo sacro, magari un'isola, dove prendere parte ad un rito di purificazione. L'eroe salpa, dirigendosi verso l'isola di Lesbo, accompagnato da Odisseo. Il re di Itaca espleterà tutte le fasi della cerimonia, grazie alla quale Achille potrà tornare sereno nei suoi quartieri, sicuro di avere l'appoggio dei suoi soldati e di essere al riparo dalla vendetta degli dei. Nel mito è comune trovare la pratica conosciuta come purificazione. Questo rituale consente ad un sovrano di perdonare un penitente per una colpa commessa, di solito un omicidio. La cerimonia comporta l'uso di frasi ripetute, formule specifiche e l'offerta di acqua sacra. Versare una certa quantità di acqua a terra è simbolico del tentativo di ristabilire un rapporto pacifico con coloro che dimorano nell'aldilà, insieme ad altre azioni avvolte nel mistero. Mentre questo accade, dalle vaste lande dell'Etiopia, giunge ad Armanforte a Troia Mennone, il bellissimo re di quelle terre. Migliaia di soldati affollano ordinatamente la piana della città di Priamo, pronti a dar battaglia. Mennone è stato invocato in aiuto da Priamo ed egli non si è fatto aspettare. Questioni di parentela. Mennone è infatti figlio di Titone, fratello di Priamo. Forse ne ricorderai la storia. Titone, giovanissimo, viene notato da Eos, la divinità dell'aurora, che lo rapisce e ne fa il suo amante. La loro relazione è felice, talmente gioiosa che Eos corre a chiedere a Zeus di concedere a Titone l'immortalità.
La storia di questo amore la trovi raccontata in un episodio pubblicato 1000 anni fa. Il numero 36. Da questa unione nascono due forti maschietti, Emazione e Mennone, appunto. I due piccoli salgono sempre a bordo del carro con il quale la madre percorre il cielo, annunciando l'arrivo di Elio, il dio del sole. L'esposizione alla luce della genitrice colora di bruno sempre di più la pelle dei due bimbi, rendendola definitivamente scura. I due fratelli hanno un carattere completamente diverso. Mentre Emazione è infido, crudele e spietato, Mennone si mostra come leale ed onesto, un re che tratta con saggezza e bontà, oltre che con lungimiranza, i popoli a lui sottomessi. Re delle terre ad oriente, Mennone eredita il regno d'Etiopia alla morte del fratello, uccisione avvenuta per mano, pare, dello stesso Eracle. Da queste terre, agli estremi confini del mondo, Mennone si presenta a fronteggiare le forze achee con 20.000 etiopi, gli uomini dal viso bruciato, e i 2.000 persiani. A Troia si stanno rispettando alcuni giorni di tregua per raccogliere i morti e per lo svolgimento dei riti funebri da entrambi gli schieramenti. Innumerevoli sono stati i caduti durante l'attacco delle Amazzoni ai Greci. Mennone percorre con lo sguardo la rada davanti alle porte scee. Quella devastazione fumante non gli incute timore alcuno. Egli è abilissimo nell'arte della guerra e per di più indossa una indistruttibile armatura fabbricata dalle incredibili mani dello zoppo famoso, Efesto Metallurgo, il dio del fuoco. Al banchetto di benvenuto Priamo narra all'ospite delle disgrazie che si sono abbattute sulla città e sulle gravi perdite subite. Mennone racconta delle popolazioni incontrate lungo la via, mentre in viaggio si dirigeva verso Troia. Il re etiope non promette grandi imprese, né si sofferma a vantare la sua arte guerresca. Di animo onesto e gentile, preferisce lasciare quel banchetto dopo aver mangiato in modo parco e misurato. Un buon sonno lo metterà nella migliore forma per il combattimento del giorno successivo. Sconsiderato sarebbe l'esagerare nel cibo e nel vino la notte prima della battaglia. Mentre questo banchetto ha luogo, un altro convivio celeste avviene nelle stanze reali di Zeus sull'Olimpo. Zeus, molto serio, con voce sommessa ma risoluta, redarguisce gli dei. Sappiate, dei tutti, che al sorgere del giorno di domani una grave sventura avrà luogo e si compirà in battaglia. Vedrete molti cavalli a terra attaccati ai loro carri schiantati e molti uomini morire da entrambe le parti. Anche se afflitti per qualcuno di loro, voi tutti trattenetevi dal venire alle mie ginocchia a pregarmi. Il volere delle chere, le divinità della morte violenti in battaglia, domani sarà spietato anche con noi. Ognuno degli dei presenti ha un favorito nelle schiere achee o troiane e tutti, essendo dei, sono a conoscenza di chi domani perderà la vita. Uno alla volta abbandonano mestamente gli scranni e si avviano a trascorrere la notte con tristi pensieri. Una buia notte copre la terra e l'Olimpo stesso. Mennone si sveglia appena percepisce che sua madre, Eos, l'aurora, da est, comincia a rischiarare tutto quel nero. In verità, Eos sale malvolentieri nell'alto cielo. Ella sa che questo è l'ultimo risveglio per il suo amato figlio. In breve gli etiopi invadono la rada di Troia, come nere nuvole di tempesta, come uno sciame di terribili locuste che volando distrugge ogni cosa, così avanzano le truppe di Mennone.
Gli Achei guardano intimoriti questa possente armata che è diretta proprio verso l'accampamento. Sicuri di avere dalla loro parte campioni formidabili, indossano corazze ed elmi e si preparano ad affrontare questo nuovo attacco. Finalmente gli schieramenti si scontrano, come fanno col rumore di tuono le alte onde del mare che per volere dei venti potenti dell'inverno si frangono una contro l'altra. Dal terreno si alza dai piedi dei soldati una nube di polvere che tutto avvolge. I passi dei guerrieri fanno risuonare il petto della grande madre terra e questo rumore si mischia alle alte grida che salgono da entrambi i fronti. Si fanno a pezzi l'un l'altro gli uomini con le loro lame e aguzze e muoiono nel pianto e nello strepito di Ares. Mennone appare inarrestabile. Le sue truppe fanno breccia nelle fila achee, portando i troiani pericolosamente vicini alle navi. L'anziano re di Pilo, Nestore, che si trova faccia a faccia con Mennone, con spirito guerresco lo sfida. Mennone si rifiuta di usare le sue armi su un vecchio venerando e gli consiglia di allontanarsi dalla battaglia. Le forze di un vecchio poco possono valere contro la furia dei giovani soldati. Nestore si rifiuta, anche se ammette che la vecchiaia gli ha prosciugato la baldanza, pur lasciandogli intatti spirito e furore guerresco. Antiloco, figlio di Nestore, che vede il padre con la spada alla mano davanti a Mennone, pensa che il re etiope stia per affrontarlo e si getta in avanti a proteggere l'anziano genitore. Mennone scorge questa figura che minacciosa si frappone fra lui e l'anziano re e istintivamente caccia in avanti la lancia a difesa, trafiggendo il figlio sotto gli occhi del padre. Nestore, urlando di dolore, ripara nelle retrovie in cerca di qualcuno che possa vendicare la morte del figlio. La battaglia è in furia e Agamennone estrae a sorte chi dovrà affrontare Mennone. Lasciando fuori dalla competizione Idomeneo, Odisseo e Menelao, impegnati su altri fronti o troppo preziosi per essere perduti, il nome estratto è quello di Aiace Telamonio. Le truppe esultano, fiaccate come sono dal preponderante peso degli avversari e dell'incredibile e valente loro nero comandante. Aiace, come ben sai, ama parlare poco. Senza dire una parola lascia l'assemblea e corre al suo appuntamento con Mennone. Colpi terribili vengono vibrati dall'uno come dall'altro e ferite vengono inferte. Aiace riesce a spezzare l'umbone dello scudo di Mennone, cosa incredibile. Riuscire solo a scalfire un'arma prodotta da Efesto avrebbe del miracoloso, figuriamoci danneggiarla. Ma Mennone appare forse troppo forte ed abile anche per il magnifico campione di Salamina. La giornata pare decisa, quando giunge Achille a dare prima manforte e poi a sostituire il cugino Aiace nella pugna. Lo scontro, ora, è tra eroi semidivini. Achille, figlio di Teti, e Mennone, figlio di Eos l'Aurora. Entrambi indossano corazza ed elmo forgiati da Efesto ed entrambi sono spiriti guerrieri sopraffini. Questo scontro avviene nel bel mezzo della battaglia e ben presto attira l'attenzione di tutti. Nessuno ha mai assistito a un duello di tale potenza. Questo scontro appare infinito. Colpi in attacco, abili difese, strategici passi indietro, fendenti mortali evitati d'un soffio e il clangore delle spade sulle corazze. Diverse ferite colorano di rosso armi e mantelli, ma i due non si fermano a prendere un attimo di respiro. Ad un colpo sugli schinieri di Achille, l'eroe risponde con l'elsa sull'elmo di Mennone. L'asta lanciata dal re etiope viene deviata dallo scudo di Achille e non trova miglior fortuna l'affondo in risposta del principe di Ftia. Poi il colpo fatale. Qualcuno dice che Achille riesce a centrare con la sua asta
il foro sullo scudo, quello procurato da Iace, e spinge la sua lancia nella gola del nobile re. Altri affermano che con incredibile abilità, girando a sorpresa su se stesso, Achille, con la sua lama affilata, riesce a decapitare Mennone. Il figlio di Eos cade a terra, senza vita. I troiani, che erano giunti così vicini alle navi, ora sono persi in una disordinata fuga, inseguiti con brama di sterminio dagli Achei che hanno ripreso baldanza. Molti, ma non tutti, trovano riparo dentro le salde mura di Troia. Eos, che ha assistito alla morte dell'amato figlio, piange di dolore. Le truppe d'Etiopia si trasformano in un immenso stormo di uccelli neri. Il loro verso è un canto funebre per l'amato re. Qualcuno afferma che Eos riesce a raccogliere la parte divina di Mennone e a portarla via, lasciando la sola parte umana sul campo di battaglia. Anche se la morte del figlio è avvenuta più di 3000 anni fa, la madre soffre ancora oggi per la sua scomparsa. Quando al mattino noti sui fili d'erba e sui fiori delle minutissime e delicate gocce di rugiada, ricorda che quelle sono le lacrime di Eos per il suo perduto figlio. Torniamo sul campo di battaglia. Una tregua viene stabilita per permettere il recupero dei molti caduti. Mennone viene recuperato e portato in Troia. Le sue ceneri vengono spedite in patria. Dall'altra parte, il corpo di Antiloco, lavato e profumato, viene consegnato al disperato padre Nestore, che lo abbraccia piangente. Anche dentro le mura di Troia serpeggia lo scoramento. Gli abitanti di Ilio si vedono perduti. Nessuno può più giungere a salvare la città. Perduto Sarpedonte, poi Ettore, la regina delle Amazzoni e ora Mennone. I troiani non hanno più lo spirito per risollevarsi ancora una volta. Achille continua a sconfiggere ogni campione troiano, è impossibile batterlo. I greci, maledetti, riusciranno a penetrare in Troia e a distruggerla. Già vedendo Troia sconfitta, alcuni anziani, tra cui Antenore, propongono di riaprire dei tavoli per cercare un accordo e magari ottenere una resa onorevole. Altri invece osano addentrarsi in un nuovo pensiero, affrontare il nemico mortale di Ilio cambiando strategia. Visto che non si può sconfiggere in campo aperto Achille, perché non considerare qualcosa di più sottile, di più subdolo? Tutti si scambiano sguardi neri e torvi. In un modo o in un altro, Achille deve morire. E Achille morirà. Fatti sentire. La tua opinione è l'arma segreta di questo podcast. Se questo episodio ti ha fatto vibrare le corde dell'anima, non limitarti a un silenzioso applauso interiore. Fammelo sapere con un commento ed un like. Ma non fermarti qui. Condividi questo episodio con i tuoi amici. Condividere è il modo più potente per far crescere il nostro canale. E se vuoi rimanere sempre aggiornato sui nuovi episodi, iscriviti ora. Così sarai sempre avvisato ad una nuova uscita. Questo progetto non è solo mio, è tuo. Se vuoi plasmare il destino di questo podcast, clicca sul link TP nella descrizione. Scoprirai un mondo di opportunità per contribuire e anche qualche vantaggio. Ogni tuo gesto è una tessera fondamentale nel mosaico della nostra avventura. E se per ora non puoi supportarmi, visita comunque TP con lo stesso link.
Ci sono tante novità e aggiornamenti sulle varie puntate che non vorrei certo perderti. Nei post rispondo alle richieste e alle curiosità degli ascoltatori inviate sulle varie piattaforme. È il posto ideale per avere risposte dirette alle tue domande. In libreria c'è una sorpresa per te. Trovi Eracle, la via dell'eroe, il nuovo libro nato da questo podcast. Nella descrizione di questo episodio trovi un link per scaricare un estratto gratuito del libro. E se non lo hai ancora fatto, scopri anche il mio primo libro, Il Re degli Dei. È un'occasione imperdibile per approfondire le storie che ti racconto nei podcast. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.